Ciao amici, prima di partire col video di gara 2 vi do un'info velocissima. Dato che dopo il primo video in tantissimi mi avete chiesto come poter provare una di queste auto da corsa, abbiamo organizzato delle giornate dove potrete provarle. Le giornate sono 16, 21, 22 e 23 aprile e potrete provare la macchina per un turno, 2 turni, 3 turni, insomma quanto volete. Per prenotare il vostro turno o anche solo per avere informazioni su date, orari, prezzi, disponibilità, scrivete un'email all'indirizzo info@simracingzone.net. In 2 di queste giornate ci sarò anch'io, non so ancora di preciso quali, ma credo 22 e 23. Comunque per qualunque info, anche su posso guidare se non ho la patente, non scrivete un commento qui sotto, ma contattate quell'email. Mi raccomando, vi aspettiamo in pista numerosi e adesso partiamo col video di gara 2. Ok, tra mezz'ora ci sarà gara 2. Come avete visto da gara 1 abbiamo avuto evidenti problemi di assetto, però ecco mi rincuora il fatto che i meccanici, avendo analizzato il video e avendo analizzato come hanno lavorato le gomme e il resto della macchina, abbiano evidenziato che ci sono i problemi che sentivo. Che problemi avete trovato? Primo, la macchina si è arrivata ieri mattina. Quello è il primo problema più grande. Hai fatto le prime libere senza riuscire a regolare niente. Avevamo problemi di posteriore troppo ballerino. Davanti ben in puntata, il sedere ti apriva troppo. Avevi grandi problemi a fare le curve. Abbiamo sistemato molto bene il retrotreno, retropiantato, rientri per le seconde libere. Hai detto che andava molto bene dietro, però adesso il nostro retrotreno spingeva troppo sull'anteriore. Infatti in gara avevo il problema di sottosterzo. Cosa abbiamo fatto ieri sera, stamattina, per risolvere? Siamo riusciti finalmente a avere qualche minuto per controllare tutti gli angoli. Eravamo troppo aperti di convergenza, troppo camber, la gomma lavorava molto interna, avevamo 10 gradi di differenza circa tra interno e esterno di temperatura, un po' tantino. Analizzando i video, analizzando la telemetria, abbiamo visto che avevi proprio il problema da poco prima di centro curva in poi allargava tantissimo. Adesso abbiamo cercato di sistemare un pochino l'avantreno, renderlo un po' più piantata a terra. Non dovresti più avere il problema del retro che te lo spinge troppo, ti forza ad andare fuori. Poi i nostri competitor hanno un bel vantaggio. Sì, c'è chi ha già fatto dei test. Tra l'altro mi hai parlato anche di un problema alla catena forti dietro? Sì, hanno consegnato la macchina, la catena era veramente troppo tirata. E questo cosa comportava? E andava un pochino a trasmettere tutto il carico che prendeva il retrotreno sul motore quando tu prendevi un po' di avvallamenti o comunque di uscita di curve, che andava un po' troppo a calare i giri il motore. Pazzesco, io avevo proprio questa sensazione che quando uscivo dalle curve e magari la macchina sobbalzava un po' dietro, sentivo i giri che scendevano e non capivo cosa fosse, e oggi abbiamo capito cos'era. Una gran cosa, perché ottima sensibilità lui a indicarci il problema e poi lo abbiamo effettivamente riscontrato, quindi c'è un buon rapporto. Bene, vuol dire che siamo sulla giusta strada. Stiamo andando bene. Pronti per gara 2? Mi raccomando, cerca di scaldarle il più possibile, che già vediamo subito come siamo. E poi perché devi sentire anche tu come ti va. Una delle particolarità di questo campionato è che la pit lane resta aperta per 5 minuti prima dell'inizio della gara. Quindi io posso entrare in pista, fare un giro, rientrare ai box, fare un altro giro e poi schierarmi. In questo modo posso scaldare di più le gomme e trovarmi a partire con le gomme già calde. Questa è una roba che non avevo fatto in gara 1 e che è sicuramente molto importante fare. Adesso va. Ok. Adesso sento più grip davanti. Bene. Fammi vedere. Cioè la sento più meglio. Sì, meglio. Ma dalla prima curva, Si vedeva qua a vista anche l'ingresso. Già ne senti meglio quindi. Sì, dalla prima curva che ho fatto.
Ok, io devo fare i complimenti al team perché hanno azzeccato la modifica giusta. La macchina adesso va veramente bene, è molto ben bilanciata, è sparito quel sottosterzo odioso e finalmente posso guidarla. Ora parto quinto, perché in gara 1 sono arrivato quinto, e adesso che la macchina è a posto devo rimontare. Bomba! Sono partito bene e già dalle prime curve si vede che ho il passo per restare con gli altri. Tutta un'altra cosa rispetto a gara 1. Mamma che vagar! Adesso provo l'incrocio all'ultima curva per uscire più forte e passarlo alla prima. No, che sfiga! Machado mi si è piantato davanti quando stavo per accelerare, ho dovuto alzare il piede. Comunque vedo Critelli, macchina blu, in grandissima difficoltà. Ora, prima della gara mi ha confidato che, viste le temperature più alte che ci sono oggi, ha fatto una modifica al setup che ha portato la sua macchina ad essere più o meno come quella che avevo io ieri. Che onestamente mi ha un po' stupito questa sua idea, ma l'esperto è lui, quindi non gli ho detto niente. E mi sto rendendo conto a vederlo guidare che è stata una pessima idea la sua. Non sta in strada. Comunque si vedrà anche dal video, mi sto rendendo conto che perdo tantissimo in questa curva. Non ho ancora capito come farlo. Safety car, safety car. Solo che non riesco a capire cosa sia successo. Osti, si sono presi in due qua all'ultima curva. Aia. Ok, comunque stiamo andando molto meglio di gara 1. Posso davvero puntare a rimontare qualche posizione. Safety car aveva ancora le luci accese sul dritto, quindi probabilmente faremo un altro giro e non voglio stare troppo incollato a quelli davanti perché mentre scaldo le gomme, se quello davanti frena, rischio di entrargli dentro, quindi mi concentro su scaldare le gomme quest'ultimo giro. Tra l'altro lì c'è ancora la ruspa nell'erba che sta portando via la macchina. Oh! No, la safety car sta rientrando! Non ci posso credere, mi sono bruciato la ripartenza. Quando la safety car rientra nelle ultime curve spegne le luci e all'inizio del rettilineo aveva ancora le luci accese e da lontano, dato che non ha i lampeggianti come in Formula 1 ma ha le 4 frecce di serie che col sole non si vedono, non mi sono accorto che aveva spento le luci e mi sono bruciato la ripartenza. Io vi giuro pensavo avessimo ancora un giro, anche perché l'anno scorso tutte le volte che c'è stata la safety car di solito il primo rallentava, faceva compattare tutto il gruppo e poi partiva. A sto giro invece Palumieri, maledetto, è stato veramente bravo, è stato veramente furbo, perché ha visto che noi eravamo sgranati, allora non è stato a ricompattare il gruppo ed è partito come un razzo, quando ancora tra l'altro la safety car stava rientrando nei box, quindi ha fatto tutto davvero al limite e ci ha fregati tutti e io ho sbagliato.
ancora 6 giri, ho tempo di rimontare. Attenzione intanto perché là davanti Machado ha passato Critelli e Critelli è in evidente difficoltà, non sta in strada, devo assolutamente passarlo perché quel quarto posto pesa tantissimo in ottica campionato. Ok, alt. In questo punto ho capito due cose fondamentali. La prima è che su queste macchine l'assetto conta veramente tantissimo. Lo dimostra il fatto che Critelli ieri con un assetto giusto ha dominato, mentre oggi con un assetto sbagliato simile al mio di ieri non sta in strada. Questo un po' mi consola perché almeno vuol dire che non mi sono rimbambito completamente io ieri. E l'altra cosa che ho capito è questa. Ci sono dei punti della pista dove sono più lento. Io mi riferisco a queste curve lunghe e veloci, dove io non ho ancora capito come si guida questa macchina nel veloce. Mi manca un pezzo. E si vede a occhio. Nella parte finale recupero, in questa perdo. Ok, ultimo giro. Devo assolutamente inventarmi qualcosa. Devo prendere quel quarto posto che è in mano a Critelli perché vale tantissimo in ottica campionato. Tantissimo. Largo, dai che posso passarlo. E andiamo. Adesso devo resistere. Ok, siamo sul dritto, devo difendermi a tutti i costi. Se vedo che mi prende la scia e si avvicina, mi butto tutto interno per difendere la vita. Oh cazzo, mi è uscita una marcia. No. Madonna, Critelli stava per tamponarmi. Mamma mia, che sudata questo sorpasso finale. Alla domanda sei soddisfatto del primo weekend di gara? Non saprei cosa rispondere. Certo, sapevo che era difficile essere competitivi oggi e che l'obiettivo era arginare i danni, ma dentro di me speravo in qualcosa di più di un quarto e quinto posto. Anche perché se ci pensate, l'anno scorso, alla mia prima gara su una PC010, in cui avevo le stesse condizioni di scarsa esperienza di oggi, comunque avevo ottenuto un secondo e un terzo posto. Forse la risposta è no. Non sono soddisfatto del risultato finale, ma soprattutto non sono soddisfatto della mia prestazione. Un errore pesante nella ripartenza con la safety car, unito al fatto che, lo ammetto, ancora non ho ben capito come portare la macchina al limite nelle curve veloci, non mi hanno permesso di concretizzare il risultato in gara 2. Quello di cui sono stato veramente soddisfatto invece è stato il lavoro del team. In soli 2 giorni, senza aver mai visto la macchina, sono riusciti a capirla, ad ascoltare le mie sensazioni e ad azzeccare perfettamente le modifiche per gara 2, riuscendo a correggere i problemi del sabato e a darmi una macchina molto competitiva. Tutto lo staff della Sim Racing Motorsport si è rivelato davvero professionale e preparato, e a loro rivolgo i miei più sentiti complimenti. Complimenti anche a Palummieri per la grande vittoria in gara 2 e ad Azzori, Machado e Critelli, che alla fine dei conti questo weekend di gara hanno fatto più punti di me. Ora il futuro sta nelle nostre mani.
Se vogliamo essere competitivi e puntare al titolo, abbiamo bisogno di crescere. Abbiamo bisogno di fare test affinché il team possa capire il mezzo e svilupparne il setup, affinché io possa fare chilometri per imparare la macchina e capire come portarla al limite, e affinché tutti noi insieme possiamo crescere come squadra e puntare a fare grandi cose. Il campionato è ancora lungo. 5 weekend di gara con gara doppia in cui tutto può succedere. Racing is Life 2019 è la cosa più bella che c'è.